Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti veramente finalmente in questo video dedicato a Switch Studio. Come potete vedere dai loghi che sono apparsi sopra, sto utilizzando Switch Studio modalità trailer. Perché? Perché gli amici di Switch Studio non hanno sentito la mia esigenza, cioè non hanno preso in considerazione la mia richiesta di avere un abbonamento gratuito di un anno per portare nuovi tutorial, ma visto che vi voglio tanto bene ho deciso di portare tutorial ugualmente anche con i loro loghi, non importa, perché voglio aggiornarvi sulle ultime novità. È 2 anni che manchiamo dal canale con questa applicazione molto valida, poi scopriremo perché. Ho ricambiato parrocchia, ma prima di andare avanti iscrivetevi al canale, vi raccomando, azionate la campanella per ricevere i nuovi video che arriveranno sul canale, anche ovviamente dedicati a Switch Studio, ma non solo. Quindi dicevo, cosa ha Switch Studio diverso da altre applicazioni che abbiamo visto su questo canale riferite a CineMaker, no? Ovviamente Director Pad. Che differenza c'è? Innanzitutto la prima differenza sostanziale, che io veramente ringrazio tantissimo i sviluppatori, è quello di poter ovviamente poi elaborare, poi vedremo in un altro tutorial, l'esportazione diciamo dei nostri filmati in 4K, quindi abbiamo la possibilità di avere veramente una risoluzione veramente alta. Altra cosa che non è da sottovalutare è che possiamo utilizzare dei dispositivi molto vecchi come iPhone 6, che anche se andiamo a 1080 però diciamo che la qualità della lente non è proprio di quella più scarsa, visto che quando ce l'hanno presentato sembrava che era arrivato diciamo l'alieno sulla Terra, ok, in fatto di fotografia. Quindi perché non utilizzare dispositivi un po' obsoleti per migliorare le nostre dirette, visto che Switch Studio funziona ancora su questi dispositivi mentre CineMaker non funziona, ok? L'applicazione di CineMaker ci dice proprio che il dispositivo non è compatibile, mentre Switch Studio è ancora compatibile anche con iPhone 6. Quindi figuriamoci con l'iPhone 7 che mi sta riprendendo, che poi ovviamente posso uscire a 4K, ok? Quindi figuriamoci. Un'altra cosa qual è? È quella che ogni tanto CineMaker perde l'audio. Avete sentito nei tutorial scorsi dei vari video questo spernacchiamento, diciamo, lo chiamiamo così, e perdita di segnale, perché ovviamente l'audio arriva dal wifi, giusto? Quindi visto che gestisce molto male i dispositivi un po' obsoleti, non riesce alle volte a mandare l'audio via wifi al banco di regia. Un pregio, un difetto avere l'audio dal banco di regia? E chi lo sa, è un pregio, un difetto avere l'audio preso dai vari dispositivi? Forse sì, perché se io vado in giro ovviamente per una sala ho l'audio diretto dal dispositivo che sta riprendendo, mentre vi Switch Studio a quanto pare, anche se sul banco di regia poi andremo a vedere abbiamo il V-meter i 2 smartphone che adesso sono collegati, non capisco se poi è possibile prendere l'audio. Cioè è possibile prendere l'audio sicuramente in post produzione, poi andremo a vedere questa parte qui che forse non l'abbiamo ancora vista nei vecchi tutorial. Ma ora, bando a tutte le chiacchiere, visto queste cose positive, avete visto anche il mirroring sul monitor abbastanza veloce, non ha tanti lag, andiamo a vedere un po' diciamo le novità che offre ovviamente Switch Studio all'interno della sua applicazione diciamo dello studio televisivo, della regia mobile. Innanzitutto andiamo a vedere cosa c'è di nuovo e se poi sostanzialmente la schermata diciamo del nostro banco non è cambiata, ok, granché. Allora, una volta arrivati in Switch Studio, vedete non è cambiato molto dalla versione precedente, ma qualcosa è stato aggiunto. Innanzitutto andiamo nel nostro più e andiamo a vedere proprio qua che c'è una nuova scheda. E sono proprio delle card. Cosa sono queste card? E adesso le scopriamo. Queste card non sono altro che sovraimpressione di elementi, cioè nel senso che possiamo mettere sul nostro
sulla nostra, diciamo, il nostro video, quello che sta andando in onda, che stiamo registrando, una card in sovraimpressione. È proprio una card composta da un'immagine, un testo, un logo, un background, eccetera, eccetera. Proprio una card, ok? Una specie di bigliettino da visita, chiamiamolo così, una specie di bigliettino da visita. Sono intelligenti. Quindi riandiamo qua e andiamo a vedere tutte le card che abbiamo a disposizione. Innanzitutto qua c'è l'elenco che potete vedere, qua abbiamo le card che sono comprensive del punto di ripresa, qua sono in sovraimpressione, quindi ci va a coprire il video, e qua invece abbiamo due viewer, quindi abbiamo da una parte la videocamera, da una parte abbiamo invece questa card. Mentre se andiamo in esempi, qua abbiamo un esempio, ok, molto dettagliato di tutto quello che possiamo fare, e andiamo a vedere che ci sono molti esempi, quindi se ne clicchiamo uno per dire questo, vedete che sono già al centro, dell'attenzione, con sotto un po' di elementi. Abbiamo il logo, abbiamo il testo, quindi molto carino, abbiamo il background, quindi abbiamo molte possibilità di utilizzare questa card e abbellire sempre il nostro video. Ma adesso io andrei a analizzare una per uno, queste tipo di card. La prima è questa, camera, con ovviamente la card affiancata. Abbiamo già questi dei template già pronti. Ecco, abbiamo sia un template con testo, come vediamo qua, e dobbiamo aggiungere un'immagine, oppure qui, con una parte che può contenere anche qui un'immagine ma senza testo, quindi a voi la scelta se volete una card col testo o senza. Io andrò a prendere una card col testo per farvi vedere ovviamente anche la gestione del testo, cosa cambia come gestione tra una card senza testo e col testo. Ovviamente non c'è il testo, quindi le funzioni del testo mancheranno. Io vado a cliccare su questa e vedete che sono da una parte e di qua c'è una card. Allora, io cosa faccio adesso? Vado a cliccare, a vedere un po'. Ecco, vedete che questa qua è un tipo di card che abbiamo praticamente l'immagine, manca ovviamente l'immagine, ma perché penso che il background sia in trasparenza. Analizziamo innanzitutto un po' tutti gli elementi che abbiamo a disposizione prima di iniziare. La prima voce è, la prima voce è questa. Abbiamo questa e ci permette di utilizzare l'angolo di ripresa da inserire nell'elemento che abbiamo praticamente scelto. Se io faccio così, ovviamente mi sceglierà questo elemento qua, questo punto di ripresa qui, ma se io ovviamente clicco qua posso ritornare ovviamente nel mio punto di ripresa, che è quello di fronte. Oppure posso metterci anche nulla, perché se io vado a cliccare qui e prendo qua, ovviamente vedete mi appare nulla, sotto è il background praticamente, e mi dice ovviamente, vedete che non c'è nessun video. Ma visto che siamo nella sezione video, ovviamente vado a selezionare un mio punto di ripresa. Poi cosa abbiamo? Abbiamo i theme che diciamo più che altro, allora dove sono? Scusatemi tanto, angle, qua i temi che relativi a il testo. Se io vedete cambio il tema, cambiano ovviamente non so se i font, ma i colori sicuramente, quindi in base a quello che voi volete scegliete questo, oppure potete aggiungerne uno e poi vediamo ovviamente come fare in un'altra sezione se vogliamo approfondire questi argomenti. Qui vedete abbiamo la trasparenza, se io faccio così con lo slide, se lo prendessi ovviamente, vedete che il mio video se ne va o viene, la trasparenza del mio video, perfetto. Andando avanti, cosa abbiamo? Abbiamo qua la possibilità di ovviamente di scegliere un background quando il mio video scompare. Allora, cambia il colore del background. E qui ci siamo, ragazzi, dai, studiato abbastanza bene. Qui in secondary color, che ho provato perché non mi ricordavo cos'era, possiamo scegliere il background del testo, della sezione testo. Se io infatti lo vado a mettere di un colore scuro, vedete che avendo avuto le scritte chiare, cioè non si vede più, no, non so perché, no,
Niente, non è vero. Secondary color è il background del testo o no, andiamo un po' a vedere, no, riguarda il testo, ok, il colore del testo, quindi solo della prima riga, il background solo della prima riga, ok, perfetto. E invece questo, a quanto pare, allora equivale al background della seconda linea, ragazzi. Anzi, ok, abbiamo imparato, vedete che Gennaro impara facendo i tutorial. Mettiamolo su questo un colore così, se riesco a prenderlo, vediamo un po' di fare un colore diciamo più scuro, andiamo a vedere, dovremmo avere, ok, il colore scuro e il colore chiaro, quindi abbiamo capito che queste due voci sono il background del testo, punto e basta. Oltretutto, ovviamente se io vado di nuovo a scurire, cioè a togliere l'immagine, vedete che prende il colore secondario. A questo punto abbiamo capito, ok, dai ragazzi, si impara, ok, sbagliando. Andando avanti, ok, scendendo, abbiamo finito la sezione testo, diciamo il testo del colore, abbiamo finito la sezione del colore, andiamo avanti, c'è il logo, ok, il logo nel senso che io posso ovviamente cliccare, vabbè, a parte qua posso cambiare lo stile di font, ok, come tutti i programmi, e lo stile di font è uguale per tutti, perché se io vado a cambiare in bold sicuramente cambiano tutte e due, non abbiamo linea 2 o linea 2 o linea 1, Qui possiamo ovviamente cambiare il logo, no, non lo so cosa state pensando, non è così, non posso andare praticamente a sovrapporre il mio logo a quello di Switch Studio con la parte gratuita, non posso, assolutamente non si può, quindi bisogna che paghiate, perché questo il loro logo viene in sovraimpressione, quindi coprirà il vostro. E qua, eccolo qua, vedete, eccolo qua. Arriva il sole e bisogna andare a cambiare l'esposizione alla videocamera. Allora, innanzitutto vi faccio vedere, se non vi ricordate come fare, dovete andare, intanto facciamo così, sapete come cambiare, dovete scegliere innanzitutto il punto di ripresa, andare qui e io vedete che l'ho messa ovviamente manuale, faccio automatico, vedete che cambia e ovviamente posso puntare, ok, il mio puntatore e bloccare l'esposizione. Vi ricordo che bloccando l'esposizione è tutta una cosa un pochino più carina. Ok, ritorniamo nella nostra sezione, che qui il video sarà un po' lungo, però ragazzi, se volete imparare una cosa bisogna anche, come dire, stare a queste regole. Torniamo a questo, penso che era questo, sì. Andiamo avanti, siamo arrivati al logo, che abbiamo cambiato il logo ma non l'ho tenuto perché non ho fatto salva. Allora cambiamo il logo perché poi vi voglio far vedere ovviamente il risultato finale, giustamente, anche se come dicevo prima il logo sarà coperto dal logo di Switch Studio, perché non sono così sprovveduti, ok, anche se non mi vogliono regalare un abbonamento per un anno, però come ho detto io vi pagherò l'abbonamento per fare ovviamente video di un altro genere. Ok, abbiamo cambiato questo, abbiamo qua l'immagine, ok, qua possiamo andare a selezionare un'immagine che andrà a sostituire ovviamente questa, ok, quest'iconetta qui. Andiamo a vedere che succede, andiamo nella nostra libreria, possiamo caricare dai cloud, possiamo fare un sacco di cose, ok, possiamo caricare da un sacco di cose, quindi abbiamo anche di cloud gratuita, ricordiamoci. Andiamo a caricare qualcosa che non vi spaventi troppo, perché sapete com'è, io ho delle foto spaventose. Ecco ragazzi, ho caricato quello che non volevo caricare, scusate. Ecco, questa mi sto accorgendo che questo template qua ha una particolarità, vedete l'immagine non è a pieno, ok, non ha tutto schermo, ok, non occupa tutto lo schermo, cioè è proprio in sovraimpressione, ok, della mia fotocamera, della mia videocamera, quindi è un tipo di template diverso. Poi spulciatevi gli altri e imparate, ok. Qui abbiamo testo 1, quindi facciamo ragazzi, e abbiamo la linea 1, ok, che non è la linea dell'autobus, la linea 1, e abbiamo anche il font size. Ovviamente possiamo rimpicciolire e ingrandire il nostro font, però no, io lo voglio far uscire, chi se ne frega, lo faccio uscire.
perché sapete io me ne frego, non mi interessa. Ok, testo 2, facciamo così. Ecco ragazzi, faccio un po' di pubblicità e anche qui abbiamo ovviamente anche qui il size, ok, del nostro font. Abbiamo poi la posizione si porta dietro tutto, ok, anche l'immagine. Perfetto, non abbiamo più niente a quanto pare, abbiamo questo che è un gruppo, ma poi lo vedremo poi un'altra volta, e a questo punto possiamo fare salva e il nostro gioco è fatto. Vedete che mentre Switch Studio copre il nostro logo, adesso lo andiamo a fare così, vedete che copre il nostro logo, ovviamente ragazzi non si può pretendere, però guardate che carino che è, guardate che bello, molto bello. Andiamo a farne un'altra. Ok, guardiamo adesso due view, che sarebbe due visioni o due videocamere, ovviamente facciamo così, e lui cosa fa? Ok, se io faccio adesso salva, tanto per così per renderci conto, vedete, fa così, prende le due videocamere, come al solito, ok, me le mette in centro con, cioè me ne mette in centro una di qua, con all'interno ovviamente una card, ok? Molto utile, potrebbe essere utile per, come dire, per, non so, per scrivere qualcosa sullo schermo che abbiamo un'informazione da dare, oppure un qualsiasi cosa da poter ci divulgare ai nostri ascoltatori, telespettatori. Poi abbiamo ancora più, andiamo ancora a vedere un'altra cosa, andiamo a vedere questo image background che non sarebbe altro che già i template con la nostra videocamera messa ovviamente in opacità 0, ok? Quindi posso avere anche qui un background con sopra il logo, la scritta, un'immagine, compagnia bella. Quindi abbiamo visto che queste card sono molto utili, secondo me sì, per poter utilizzare ovviamente al meglio, poter ovviamente trasmettere o registrare al meglio una nostra trasmissione. Quindi ragazzi, concludendo, vedete anche il preview alle spalle mie sul monitor, quindi possiamo utilizzare anche sistemi vecchi per andare a fare un mirroring su un monitor per vedere quello che esce, e diciamo che più o meno no, non è tanto per un ritardo. Il ritardo è dato dalle impostazioni che, se volete avere non fluidità ma non perdita di immagini, dovete settare ovviamente Switch Studio con qualche ritardo. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale, i vostri 82% che non si iscrivono, non abbiate paura ragazzi, mi date una mano. Se tutti 82% vi iscriveste, io vado a 50.000 iscritti in un attimo e Gennaro può fare altre cose più belle per voi, ok? È gratuito, non vi comporta nulla, vi potete disiscrivere se non vi piace, se vi sono antipatico, se proprio non vi sto qui, vi potete anche, ok, disiscrivere. Detto questo, sto utilizzando con Switch Studio il nuovo, per me nuovo, Boya M1, mi sembra che si chiama, singolo microfono, avevo ovviamente l'M2 che era doppio, che vi porterò presto sul canale con, spero, un video reperto un po' diverso. Detto questo, vi invito a rivedere tutti i tutorial che anche sono un po' vecchiotti, ma ovviamente vi insegnano a utilizzare questo sistema. Se avete bisogno, scrivete nei commenti qualche consiglio. Io direi utilizzate la versione gratuita di questo Switch Studio per almeno provarlo, se avete anche un punto di ripresa per fare ovviamente qualche tutorial o qualche anche ripresa di eventi dal vivo, perché no? Con questo vi saluto, vi do il prossimo appuntamento, spero di portare sul canale a cadenza ovviamente settimanale, spero, vacanze permettendo, estate permettendo, su Switch Studio le novità. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.